Ciao a tutti, io sono Giuliana e ho un sogno nel cassetto. E questo è il video dei miei prodotti preferiti di febbraio. Anche questo mese sono pronta a condividere con voi alcuni dei prodotti che mi hanno colpito favorevolmente. Come sempre la regola è che non ci sono regole, vale tutto. Anche perché l'idea di base è molto semplice: condividere esperienze, scambiarsi delle idee, dare dei suggerimenti. Quante volte sarà successo anche a voi di chiedervi: ma questo prodotto sarà davvero valido? Oppure, questo mascara avrà davvero l'effetto finale come quello pubblicizzato? Questa crema sembra buona, ma anche il suo rapporto qualità-prezzo lo sarà? Insomma, lo sappiamo, spesso orientarsi nel mondo degli acquisti è complicato e le fregature sono sempre dietro l'angolo. Per cui, perché non condividere le nostre esperienze? È proprio sulla base di questa filosofia che ho iniziato a girare la serie dei video dei prodotti preferiti e vi invito a partecipare attivamente. Avete letto un libro che vi ha cambiato la vita? Fatemelo sapere. Avete scoperto una marca di cosmesi spettacolare? Fatemelo sapere. Io sarò felice di inserire tutti i vostri suggerimenti in uno dei prossimi video e di creare un post sul mio blog con le vostre idee e le vostre proposte. Anche perché più si è, meglio è, più si sa, meglio si compra. Quindi se decidete di inviarmi le vostre idee, potete farlo o su un commento qui su YouTube, o sul mio blog, su Facebook, su Twitter, su Instagram, insomma un po' dappertutto. Troverete tutti i contatti nella info box qui sotto. Ed ora cominciamo con i prodotti di questo mese. Il primo prodotto che voglio presentarvi è un dispositivo per la pulizia del viso, che ho scoperto proprio grazie ad alcune video review su YouTube. Si tratta del Clarisonic Mia, eccolo qua. Devo dire che all'inizio ero un po' scettica, perché come vedete sembra una semplice spazzolina elettrica. Quindi mi sono documentata e ho scoperto che la maggioranza delle recensioni è molto positiva. Per questo ho deciso di acquistarlo e testarlo. L'utilizzo è molto semplice: si applica sul viso un detergente e poi si utilizza questa spazzolina vibrante, la si passa sul viso con movimento rotatorio in questo modo. Il dispositivo è preimpostato per sessioni di massimo 60 secondi proprio per evitare di irritare la pelle, e grazie alle sue 300 vibrazioni al secondo la spazzolina usata con un detergente pulisce a fondo i pori e rimuove il trucco con molta più efficacia rispetto a quanto si riesca a fare manualmente. Insomma, in poche parole, questo favoloso aggeggino migliora il tono della pelle, riduce le dimensioni dei pori, fa penetrare più a fondo i prodotti per la cura della cute e riduce le rughe. Io l'ho testato negli ultimi 20 giorni e devo dire che sono molto colpita dai risultati. Ho scelto di utilizzarlo a giorni alterni alla sera per rimuovere il trucco e devo dire che anche dopo una giornata stressante la mia pelle sembrava molto più tonica e riposata. Ci sono solo due aspetti negativi. Il primo è che è un prodotto americano e che non è ancora distribuito su larga scala qui in Italia, quindi è piuttosto difficile da reperire. Io ho trovato soltanto un sito italiano che lo distribuisce. Se siete interessati metterò nella info box il link al mio blog e come al solito sul blog troverete tutti i riferimenti. Il secondo aspetto negativo è il prezzo, perché il Clarisonic Mia costa 179 euro, che non sono proprio bruscoletti. Probabilmente si può risparmiare qualcosa acquistandolo in America, per esempio su Amazon America per l'appunto, l'ho trovato anche sui $100, che sono circa 80 euro, ai quali però ovviamente vanno aggiunte le spese di spedizione e poi l'adattatore, perché arriverebbe ovviamente con la presa di corrente americana. Mentre se lo acquistate in Italia, vi faccio vedere, tra l'altro questa è la sua scatola, viene fornito già con l'adattatore, perché appunto essendo un prodotto americano la presa è di questo tipo. In ogni caso sul mio blog troverete tutti e due i link, sia quello del sito italiano sia quello di Amazon America, se volete provare ad acquistarlo oltreoceano. Il secondo prodotto del quale vorrei parlarvi è un detergente per il viso, Douceur d'eau di Jean Piaubert.
Ho già parlato in altri miei video di prodotti della stessa marca perché li trovo sempre molto validi. La Jean Piaubert è un'azienda francese che ha 80 anni di esperienza nel campo della cosmesi e una gamma di prodotti davvero, davvero ampia. Dal punto di vista del prezzo ha un posizionamento piuttosto alto, ma devo dire che la qualità è altrettanto buona e quindi compensa la spesa. Per esempio questo, il Douceur d'eau, costa circa 30 euro per 125 ml di prodotto. Ma veniamo alla descrizione. Si tratta per l'appunto di un detergente per il viso che si presenta sotto forma di gel, come vedete, che però una volta emulsionato si trasforma in questa schiuma molto leggera e molto morbida. Ha un pH neutro e quindi è molto delicato, pulisce a fondo e deterge senza però lasciare la pelle secca. Io lo trovo perfetto in abbinamento col Clarisonic Mia perché appunto le vibrazioni e il movimento rotatorio del Clarisonic fanno penetrare a fondo il prodotto, che quindi deterge molto molto di più. Se però non volete spendere 30 euro per un detergente viso da usare col Clarisonic, potete utilizzare qualsiasi altro detergente che ha un minor costo ma che è altrettanto valido. Se invece siete interessati all'acquisto del Douceur d'eau, lo trovate in molte profumerie oppure in vendita online sul sito della Jean Piaubert, come al solito tutti i riferimenti sul mio blog. Passiamo ora ad un altro prodotto, un mascara, The Rocket di Maybelline. L'ho comprato per caso, in realtà ero al supermercato, avevo finito il mio solito mascara e mi sono lasciata affascinare da questa confezione bella panciuta, blu elettrica, e mi sono detta insomma perché no. Devo dire sono rimasta piacevolmente colpita. La prima cosa che si nota, adesso cercherò di farvelo vedere, è la spazzolina, che a differenza degli altri mascara non ha delle setole, ma è in plastica con delle piccole punte che catturano e dividono perfettamente le ciglia e rendono più facile l'applicazione anche sulle ciglia inferiori. Un altro aspetto positivo è che la chiusura è piuttosto fa resistenza e quindi non c'è mai un eccesso di prodotto sulla spazzolina. In generale l'effetto è molto volumizzante, io ce l'ho in questo momento. E un altro aspetto da non trascurare è il costo, che è relativamente basso, infatti costa intorno ai 9 euro. Come dicevo, lo trovate un po' dappertutto, nelle profumerie, nei supermercati. Se non avete voglia di muovervi da casa, ho trovato anche un sito online che lo offre e troverete tutti i riferimenti sul mio blog. Per quel che riguarda il settore smalti, questo mese mi sono innamorata di questo, che è la Velvet Manicure di Ciaté, che tra l'altro ho anche in questo momento, non so se riuscite a vederla. Ho fatto una specie di French utilizzando nella parte alta la Velvet Manicure. Vi faccio vedere come è composta. All'interno trovate, scusate, il classico smalto della Ciaté, un contenitore con una polverina e una spazzolina, e l'applicazione è molto semplice. Sullo smalto fresco si applica la polverina e poi si toglie l'eccesso con la spazzolina, e l'effetto è molto particolare, appunto un effetto velluto. Io l'ho comprato da Sephora, però ho visto che non è disponibile sul sito online. In realtà non è disponibile online quasi da nessuna parte. Io sono riuscita a reperire questo sito inglese ASOS, molto famoso anche per altri tipi di articoli, che fa spedizioni in tutta Europa gratuite e il costo è di 18 euro, quindi perché no? Un'altra piacevole scoperta è stato questo smalto della OPI Simmer and Shimmer, con il quale tra l'altro ho realizzato anche un tutorial unghie che prima o poi riuscirò a montare e postare. Come vedete è uno smalto glitter con delle sfumature di argento e blu elettrico, che secondo me si abbina perfettamente per esempio a uno smalto nero, anche se viaggia benissimo da solo, senza problemi. Io l'ho comprato su Amazon America perché avevo altre cose da acquistare, l'ho visto e l'ho inserito nell'ordine. Non l'ho visto da nessuna parte in Italia. In ogni caso su Amazon America costa
$13. Concludo la sezione beauty con un prodotto divertente ma anche molto utile che ho comprato da Sephora su consiglio di un commesso, e si tratta di questi cotton fioc imbevuti di struccante per occhi, Démaquillant Yeux Ultra Précis Targeted Eye Removal Swabs. Sono molto utili, soprattutto quando si vuole rimuovere le ultime tracce di mascara dalle ciglia oppure di eyeliner dalla parte bassa della palpebra. Come vedete, dentro c'è lo struccante, funziona molto semplicemente, si rompe un lato e come vedete automaticamente l'altro si imbeve di struccante e poi si passa sugli occhi. L'ho preso da Sephora per l'appunto, non ricordo quanto l'ho pagato e non è ancora disponibile sul sito online, ma sono abbastanza sicura che presto lo sarà. In ogni caso, se lo trovate prendetelo, è divertente ed è anche molto molto utile. Per la sezione vestiti e scarpe questo mese ho solo 2 articoli da condividere, ma li adoro entrambi. Il primo sono queste scarpe di Anna Field. Sono in finta pelle scamosciata, hanno un tacco relativamente basso, tacco 9 con un po' di plateau, e questo divertente, carinissimo nastro in raso al posto delle stringhe. Le ho comprate su Zalando e devo dire che anche in questo caso ero un po' scettica perché il prezzo è davvero basso, le ho pagate €40 e quindi avevo paura che fossero una ciofeca. Invece non appena le ho infilate è stato amore a prima vista. Le trovo veramente veramente carine, si adattano bene a quello che è il mio stile e hanno questo gusto vagamente retro che io amo sempre, quindi belle di mamma. €40 su Zalando, troverete il link, sono ancora disponibili. E il secondo articolo è quello che indosso, che è un vestito a strisce di Zara. Ve lo faccio vedere indossato da qualcuno che lo porta meglio di me. Adoro questi dettagli in stile militare, quindi i bottoncini dorati, il taglio obliquo, la manica a 3/4. Adoro anche la consistenza perché non è troppo leggero ma non è neanche troppo pesante. Costa €49,95, €50. È parte della nuova collezione, quindi lo trovate in questo momento nei negozi di Zara. L'unico aspetto che non mi piace molto è la lunghezza, nel senso che per me è un po' troppo corto e quindi lo indosso quasi sempre con i leggings oppure addirittura con sopra una gonna larga, quindi soltanto come top. In ogni caso è carino, se lo trovate e se vi piace, perché no? Ed ora passiamo al club del libro. Questo mese vorrei consigliarvi Il seggio vacante di J.K. Rowling. Per i pochissimi che non lo sapessero, la Rowling è la creatrice della saga di Harry Potter, che dopo lo strepitoso successo dei libri per ragazzi si è cimentata con una trama dedicata a un pubblico adulto. Confesso di essere una grande fan di Harry Potter e quindi ero davvero curiosa di vedere come si sarebbe relazionata l'autrice con un romanzo dedicato per l'appunto a un pubblico adulto. Vi dico subito che il libro secondo me è molto ben scritto, la trama è avvincente, i personaggi sono molto ben delineati, insomma la Rowling ne esce in modo egregio. Il romanzo è ambientato a Parkford, questa cittadina della campagna inglese, una classica cittadina dove la vita scorre in modo molto tranquillo, senza grandi emozioni, sotto questo velo di ipocrisia e false apparenze classiche di gran parte delle cittadine non solo dell'Inghilterra, finché la morte improvvisa di uno stimato consigliere non altera completamente gli equilibri della tranquilla cittadina, portando a galla tutta la bruttura, il cinismo, la cattiveria di questi personaggi. E la scrittura asciutta e pungente della Rowling porta a galla tutta la bruttura, il cinismo, il razzismo, la povertà, sbattendoli sulla faccia del lettore e allo stesso tempo rendendolo partecipe di tutti questi intrighi. Fino a che punto sapranno spingersi gli abitanti di Parkford per prendere e accaparrarsi il seggio vacante? Vi stupirà scoprirlo.
Oltre a queste vicende legate al mondo degli adulti, la Rowling però dedica in questo libro un grande spazio anche a un sottobosco di adolescenti, adolescenti turbati, difficili, con problemi, che al tempo stesso inteneriscono e spaventano. Quindi insomma io vi consiglio di leggere Il seggio vacante, lo consiglio sia ai fan di Harry Potter, perché rimarranno piacevolmente colpiti nello scoprire un nuovo aspetto della Rowling, ma anche a chi proprio Harry Potter non lo poteva sopportare, perché è davvero un libro piacevole, è edito da Salani, costa 18,70 € se lo comprate su EBS, il prezzo di copertina è di 22 €. Bene, anche per questo mese è tutto. Non dimenticate di mandarmi i vostri suggerimenti e di entrare a far parte di questa comunità attiva. Io passo e chiudo per ora, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, io sono Giuliana e lui è Daniele e siamo nella nostra cucina perché oggi vogliamo preparare insieme a voi uno dei nostri piatti preferiti, che è il pollo in agrodolce. Ciao a tutti, io sono Giuliana. Ciao a tutti, io sono Giuliana e ho un sogno nel cassetto. E questo è il mio video dei... Come sempre la regola è che non ci sono regole, vale tutto. Anche perché l'idea è proprio su questa filosofia che si basa la serie di video che sto realizzando e vi chiedo e vi invito a partecipare. Ed ora passiamo al club del libro. Club.